I tempi di resilienza sono uguali per tutti? Si può quantificare e standardizzare la corretta periodizzazione di recupero da un evento doloroso? Innanzitutto partiamo dal concetto di resilienza. Che cosa si intende per resilienza? La resilienza è la capacità di un individuo di fare fronte e superare un evento doloroso e critico, attuando comportamenti efficaci e adattativi tali da permettere all'individuo di riorganizzare positivamente la propria vita, evitando conseguenze negative a lungo termine. L'individuo riesce quindi a fronteggiare mentalmente ed emotivamente l'evento traumatico, senza generare uno stress ed una condizione patologica irreversibile o invalidante. Ebbene, ciascuno di noi ha tempi completamente diversi per dimenticare un'altra persona. Ciascuno di noi ha tempi di resilienza ben differenti. Ci sono persone che si disinnamorano e dimenticano in fretta e ci sono altre persone che continuano a lungo a permanere nello struggente ricordo dell'amato o dell'amata. Ma perché questa differenza? Perché il mondo psichico di ciascuno di noi è un mondo totalmente individuale e unico. Jung si è soffermato molto sul concetto di unicità. Ogni individuo è unico e ha un mondo psichico assolutamente unico e personale. Infatti, il mondo psichico di ciascuno di noi, cioè l'interezza del sé di ogni individuo, la totalità della nostra personalità, non prevede soltanto la parte conscia, cioè la parte razionale, cioè l'io e la coscienza, ma bensì è composta anche da una vastissima parte inconscia, tra cui spiccano l'ombra, animus anima e l'inconscio collettivo. Quindi una parte che potete notare essere ben vasta e che racchiude tutti quei valori, quei concetti, pregiudizi e sistemi etico-morali che ereditiamo, ad esempio dai nostri genitori o dal nostro background socioculturale, e che ci condizionano non poco sul come viviamo le relazioni con il prossimo, su come gestiamo i rapporti più importanti con le persone che amiamo e quindi anche sul come gestiamo le rotture, gli addii e i ricordi. Dunque, dato che non siamo tutti figli degli stessi due genitori e dato che non abbiamo tutti lo stesso background socioculturale, evidentemente ciascuno di noi vive in modo assolutamente unico anche le relazioni, la gestione dei propri sentimenti e quindi anche gli addii, i ricordi ed il tempo lontani dal proprio amato o dalla propria amata, a seconda appunto del personale background o della personale eredità socioculturale e genitoriale che ha ricevuto. Dunque, ciascuno di noi ha tempistiche tutte proprie e personali anche nel portarsi nel cuore una persona del passato. Non esiste un numero standardizzato e standardizzabile di giorni, ore o mesi per smettere di soffrire per una persona che abbiamo perso. Non ci sono tempi predefiniti e predefinibili per dimenticare una persona. Non funziona così il nostro mondo psichico. È chiaro che questi concetti fanno riferimento ad emozioni, desideri e ricordi, non a comportamenti ossessivi, persecutori e di attaccamento morboso, perché in questo caso si rientrerebbe a gran voce nella sfera del patologico, ossia in atteggiamenti riconducibili ad un reato ad oggi penalmente perseguibile, quale quello di stalking o atti persecutori.
ambito in cui la priorità della vittima deve essere la strenua difesa di se stessa con una chiara richiesta di aiuto, senza tenere in alcun conto i tempi di resilienza del persecutore, che tale rimane a prescindere dalle sue personali tempistiche di recupero. Questa breve analisi del concetto di unicità junghiano e dei tempi di resilienza è stata per me necessaria per permettervi di comprendere appieno il mio metodo tarologico ed il pensiero junghiano che lo sottende, circa appunto lo sfatare errate convinzioni che sentimenti, ricordi, AD abbiano tempistiche standardizzate e standardizzabili per essere rimossi o superati, poiché l'unica vera ragione della nostra unicità sta proprio nell'avere ciascuno tempistiche assolutamente proprie e personali derivanti da un vastissimo mondo psichico inconscio ereditario, che risente anche di molteplici condizionamenti socioculturali e familiari genitoriali propri e diversi in ciascuno di noi.